Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di ottobre. Bene, abbiamo la luna, amici nella bilancia, periodo di introspezione. Quando c'è la carta della luna si parla di periodi sempre un po' così riflessivi, anche un po' malinconici se volete. La luna fa riferimento a qualche cosa che torna a galla dal passato. Per qualcuno potrebbe anche essere una persona, o magari sono solo dinamiche, paure o sentimenti che magari si pensavano dimenticati, diciamo così. Ossessione e avidità, carta numero 36. Oh wow! E andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi, perché qui può essere che ci sia un attaccamento al passato. Può essere che per qualcuno ci sia qualche tipo di tema che si continua a ripetere o al quale voi siete attaccati o è una situazione nello specifico che non riuscite, insomma, dove non riuscite a vedere chiaro, perché quando c'è la luna si parla di realtà distorta anche, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o se non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece trova l'indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con la carta del mondo al contrario. Quindi qui, ripeto, sento che è una situazione di attaccamento a qualche tipo di situazione, a qualche tipo di avvenimento, di sentimento, qualcosa che ritorna. E fondamentalmente il mondo è una carta di compimento, una carta di chiusura cicli, però in questo caso è al contrario, ragazzi, quindi qui si tratta di qualcuno che ancora non chiude un ciclo vecchio probabilmente. Abbiamo il sole e il diavolo. Wow, cominciamo con 3 arcani maggiori, eh? Quindi voglio dire, stesa molto, molto importante, molto potente. Il sole. Allora, qui potrebbero esserci dei figli di mezzo, quindi diciamo che nel vostro quotidiano siete assorbiti o comunque date priorità a quelli che sono delle situazioni legate ai figli, oppure potrebbe fare riferimento a quello che è la vostra essenza fondamentalmente, ok? Il fatto che abbiate bisogno di esprimervi, probabilmente avete bisogno di cambiare il vostro mondo interiore. Qui sento che per molte persone, perché c'è anche un diavolo, quindi è una situazione veramente opprimente, ma non tanto per la situazione in sé, ma per il tipo di emozioni che state provando o che potreste, diciamo così, provare all'inizio di ottobre, mi viene da dire. Ehm, Sento che qui c'è bisogno di riprendere in mano il proprio modo di pensare, i propri pensieri, il proprio potere mentale, il controllo per certi versi. E per molte persone fa riferimento al fatto che c'è una ferita profonda a livello del bambino interiore e di conseguenza c'è questo comportamento che parla di ossessione e di avidità. Andiamo avanti, vediamo di che cos'altro si tratta, che cos'altro vi vogliono dire. Perché quando c'è il diavolo è sempre un'energia molto repressa, ma è una schiavitù anche volontaria normalmente quella del diavolo, ok? Quindi c'è qualche cosa qua che blocca la vostra espansione personale. Qui abbiamo un 8 di coppe e una ruota della fortuna, un altro arcano maggiore. Qui ragazzi si tratta di qualcuno che si deve allontanare da un certo tipo di situazione, emozione, paura, realtà può anche essere, perché comunque abbiamo 2 carte di viaggio, il mondo mi parla di un trasferimento, di un trasloco ed essendo al contrario qualche cosa, un cambio, un passaggio che non si fa
E anche l'otto di coppe che è in centro alla lettura è una carta che parla sì di un viaggio interiore, ma comunque sempre un viaggio. La ruota della fortuna è quello che arriverà nel futuro, cioè un cambio. Se qui avevamo il mondo che normalmente parla di cambi, diciamo, positivi, al contrario, diciamo che verso metà mese, si inizia a intravedere un cambio di ciclo proprio. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Perché la ruota della fortuna può anche rappresentare una persona che arriva in aiuto, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista pratico proprio. Può anche essere un dono che arriva semplicemente dall'alto e una vincita al gioco, ok? Abbiamo un 5 di coppe e un cavaliere di pentacoli. Sento che qui con questo 5 di coppe c'è qualcuno che ha lasciato indietro, lascerà indietro, ma giustamente abbiamo anche la ruota della fortuna. Questo tipo di situazione di diavolo, diciamo così, che ci si ritrovava a inizio ottobre. Il cavaliere di pentacoli mi dice che è necessario andare avanti in modo costante, facendo piccoli passi, però in modo costante e soprattutto in modo concreto, perché è una carta che parla di concretezza. Ok, andiamo a vedere per i single nello specifico. Per qualcuno qui potrebbe trattarsi di aver paura di allontanarsi dai figli, di avere i figli lontani, una cosa di questo genere. Però ecco, come vi dicono le carte qui, si tratta di fare un passo alla volta, cioè comunque adesso con la tecnologia di oggi, telefoni, WhatsApp, videochiamate, Skype, ce n'è di tutto, no? Di tutti i generi. Quindi vedrete che se così fosse, se questa è la vostra realtà, non sarà così traumatico il distacco, ok? Poi rendetevi conto che comunque siete in una fase di 5 di coppe, quindi avrete sì una sorta di, come vi posso dire, tristezza per questo tipo di cambio che comunque porta la ruota della fortuna, però ecco, secondo me si va avanti in modo concreto, è un cambio che vi porterà, cioè, o meglio, la ruota della fortuna porterà cambi concreti, ecco. Va bene, andiamo avanti. Vediamo per i single. Cerco di fare una lettura un po' più estesa. Mi direte poi voi se con questo tipo di lettura vi arrivano più informazioni. Allora, vediamo per i single della bilancia. Cominciamo con un'imperatrice. Bene, quindi l'imperatrice parla di abbondanza, parla di crescita, parla di prosperità, parla di maternità, magari siete delle madri single o genitori single. Abbiamo un 3 di spade al contrario, un 2 di coppe al contrario. Oh wow, ragazzi. 6 di bastoni. Qui, ecco, rivedo un po' il 5 di coppe della lettura generale, diciamo, della prima linea, con questo 3 di spade. Ehm, per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che non si voglia più intraprendere un qualche tipo di relazione, ok? Perché comunque il 2 di coppe è al contrario. È come se ci fosse ancora questo dolore vivo dentro di voi, per cui siete in una fase dove dite, ok, non voglio sapere di nessuno, non mi interessa di nessuno, voglio solo star bene con me stessa o con me stesso, voglio solo riuscire a ricostruirmi la mia vita, a farmi la mia vita. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 8 di coppe nuovamente. 10 di coppe, 7 di spade e poi qui abbiamo un cavaliere di pentacoli e la carta della torre. Oh wow! Bene, perché qui c'è un movimento. C'è un movimento, si fa un viaggio, l'otto di coppe parla sempre di un viaggio che normalmente è interiore e visto che c'è anche la luna qui si può parlare di qualche tipo di riflessione che voi fate nei confronti magari di voi stessi, nei confronti magari di vostra madre, perché ricordiamoci che l'imperatrice comunque fa riferimento alla madre, quindi potrebbe anche essere qualche tipo di proiezione che arriva.
o comportamento o atteggiamento che semplicemente si è imparato in casa. Però guardate, dopo questo tipo di viaggio, che sia interiore, che sia un viaggio fisico, uno spostamento, perché comunque vi ricordo che qua c'era il mondo che parla di traslochi, di spostamenti, arriva il 10 di coppe, ok? Il 10 di coppe è una carta di compimento, una carta di appagamento, una carta di famiglia felice. Quindi qui è come se ci fosse qualcuno che in un certo senso facendo questo viaggio interiore riesce a darsi il riconoscimento che probabilmente non ha avuto nella relazione precedente, perché qui si tratta di qualcuno che o sta interrompendo o ha appena interrotto o comunque ha ancora questo dolore dentro e non ne vuole sapere di avere un'altra relazione nell'immediato. Poi ovviamente non risuona per tutti, però sento che la tendenza generale è un po' quella. Abbiamo anche un 7 di spade e iniziavamo con la carta della luna, quindi qui si parla di qualche tipo di proiezione, ok? Di qualche tipo di distorsione, se vogliamo, che potrebbe proprio essere inerente a questo cavaliere di denari. Potrebbe essere qualcuno per voi, perché comunque qui abbiamo una situazione, diciamo, di distanza, se vogliamo. Ehm, Guardate, per molte persone è qualcuno, siete voi, che secondo me porterete in campo questo 7 di spade, queste verità mezze dette, e io credo che sia perché non volete rompere quello che si potrebbe creare con questo cavaliere di denari, che è comunque una persona che potrebbe entrare nella vostra vita nuova, se proprio qui non avete nessuno e state solo elaborando queste sofferenze passate. Oppure potrebbe essere la stessa persona di questo 2 di coppe, dalla quale è un po' come, se vi dicessero: "Fate attenzione a quello che vi dice, fate attenzione a quello che vi dite, al tipo di proiezioni che voi fate o le allusioni che gli altri fanno", perché comunque qui con la carta della torre potrebbe esserci qualche tipo di sicurezza che viene a mancare. La normalmente 7 di spade parla anche di bugie che vengono a galla, okay? Però ripeto, alle volte non sono bugie che l'altra persona dice in modo conscio per ferirvi. Certe persone raccontano delle bugie perché semplicemente non hanno la spina dorsale di prendersi la responsabilità delle loro azioni e quindi magari per non creare tensioni, per non litigare, tendono a dire delle bugie semplicemente per amor di pace. Non lo fanno con l'intenzione di ferirvi o di mancarvi di rispetto. Qualcuno sì, però qualcun altro no. Perché? Perché comunque c'è questo velo che ricordatevi che con la luna le cose si vedono solo a metà. La luna è un satellite ed è brilla di luce riflessa del sole, ok? E, e di conseguenza viene illuminata solo metà della sfera, l'altra metà è buia, diciamo, ed è un po' quello il riferimento che si ha con la luna. Parla anche di inconscio, o di subconscio, quindi mh, di paura, di cose, di dinamiche interiori che secondo me vanno un pochettino riviste con questo viaggio interiore. C'è qualche cosa qui probabilmente che non riuscite a lasciare indietro, a cui vi siete attaccati, un dolore. Fate attenzione perché avete anche il 5 di coppe qui. Certe volte si tende ad attaccarsi al dolore ehm, perché si ha bisogno di attenzioni. E se si protrae questo tipo di atteggiamento da 5 di coppe nel lungo periodo, si rischia poi di cadere nell'attitudine della vittima, cioè poi diventa uno stato d'animo, invece che solo un periodo dove si vivono le emozioni, comincia a diventare uno stato d'animo. Quindi ecco, anche lì fate attenzione, fate il lavoro di introspezione perché va bene, ma non date troppa corda a questa sensazione di essere vittima, riprendetevi in mano le redini della vostra vita. Ok, andiamo a vedere per le persone che invece hanno già una relazione, che sia una relazione di coppia stabile, convivenza, in separazione o clandestina, è una relazione, quindi va bene in ogni caso. Allora, partiamo con un 3 di pentacoli al contrario, quindi qui c'è una sorta di sensazione di insicurezza, già sento.
Regina di coppe, abbiamo l'imperatore, nuovamente un 5 di coppe, la carta del giudizio, la carta della sacerdotessa, vediamo un'ultima carta per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di coppe al contrario e un 6 di bastoni. Ce l'avevano anche i single. Allora, per le persone che sono in una relazione, qui sento che manca una sorta di stabilità, una sorta di concretezza, una sorta di, per qualcuno, casa proprio, ok? Una casa stabile. Sento che, non lo so, ho questa sensazione che ci sia un piccolo gruppo di voi che arrivi da un periodo di traslochi, da un periodo di movimenti che può essere anche lavorativo, ok? C'è una serie di trambusti a livello di abitazione, diciamo così. Il 5 di coppe, di nuovo l'atteggiamento di cui ho appena parlato nella lettura dei single. Se non l'avete ascoltata vi consiglio di ascoltare anche quella. Ragazzi, la ruota della fortuna c'è, la presa di consapevolezza, il giudizio, la chiamata, quello che è una presa di coscienza più generale di tutta quella che è la situazione, ok? Abbiamo anche la sacerdotessa, quindi di nuovo una carta collegata al subconscio come la luna. È un po' come se vi dicesse: entra dentro, fate un lavoro di introspezione, connettetevi con quello che è la vostra parte ricettiva, la vostra parte femminile. Perché qui in effetti con questa regina di coppe vi confesso che all'inizio del periodo c'è un po' di trambusto a livello emotivo. Vedevamo qui che c'è qualcuno che vorrebbe esplodere, vorrebbe esprimere la propria essenza, ma con questo diavolo c'è una sorta di situazione che si sente un po' così stretta, diciamo così. C'è una situazione che vincola comunque. Ehm, Vi dirò, con il 7 di coppe al contrario, sento che via, perché è anche sotto il 7 di spade ed c'è sempre la carta della luna. Quindi qui questo lavoro che arriverà verso metà ottobre, vi dico, e secondo me sarà un attimo, perché la ruota della fortuna sono quei cambiamenti veloci, quindi sarà quella presa di consapevolezza che vi arriverà un giorno così dal niente, dire: ah, ecco come posso fare per migliorare la situazione, per riformare casa, per riformare no in spagnolo, come si dice? Ristrutturare, ristrutturare casa, o per fare quella miglioria, per trovare quella stabilità, per comprare invece che stare in affitto. C'è qualche tipo di soluzione che arriva. Per qualcuno consiglio di fare attenzione ai sogni, perché i sogni in questo periodo potrebbero essere molto attivi e quindi appunto darvi degli spunti interessanti per il tipo di situazione o relazione che vivete adesso. Vi dico, il 7 di coppe al contrario parla di qualche tipo di illusione che casca, qualche velo che viene tolto. Io credo che qui qualcuno lascerà andare qualche tipo di priorità per riuscire a trovare questo tipo di stabilità di cui si parla qui. Terminiamo con un 6 di bastoni, è una carta di successo, è una carta di vittoria, di riconoscimento, quindi starete meglio alla fine del periodo, anche se adesso vi sento un po' con questi alti e bassi, che siano emotivi o pratici, d'accordo, è la stessa cosa, però vi arriverà quello che è l'illuminazione, un'idea. Può anche essere una chiamata, perché sento che qualcuno sta aspettando qualche tipo di chiamata a livello burocratico, tipo un visto, una, come, come vi posso dire, una conferma di inizio lavori, una cosa del genere. Comunque arriva. Arriva perché poi avete la ruota comunque della fortuna. Diciamo che sì, inizieranno a muoversi le cose e vedrete il cambio. Magari non sarà il cambio veloce, perché comunque anche qui avete due arcani maggiori che sono un po' lenti, però le cose si muovono, le cose iniziano a muoversi. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cosa vi dicono e poi andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Mi direte poi voi se con questo tipo di lettura arrivano più informazioni per, diciamo, ogni singolo gruppo, la famiglia, i single e le relazioni di coppia. Sono magari un po' meno specifiche perché non vado a scavare a fondo con i mini tarocchi, però mi sento in questo modo di curare di più la zona single, diciamo, e la zona
di coppia, e di dare un po' meno importanza a quello che è il movimento affettivo generico. Ditemi voi se avete avuto la stessa sensazione, insomma, se anche a voi sembra così. Allora, wow! Connessione di anime. Contratto di anime, fatemi vedere. Allora, qui abbiamo la ruota della fortuna e il giudizio. Sì, 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 sì. Allora, assolutamente. Fatemi vedere se c'è qualche cosa. Ah, e due di coppe, che però è il contrario. Però per qualcuno potrebbe proprio essere una questione di karma, eh? Una questione, guardate, in zona famiglia ci potrebbe essere un po' di tossicità, perché comunque abbiamo un diavolo. In zona single, diciamo così, è più reticenza, nel senso che con le anime gemelle non va sempre tutto bene. Ok? Le anime gemelle servono per crescere, per insegnarci delle cose e molte volte potrebbero essere anime karmiche, quindi anime che in realtà ci insegnano attraverso la sofferenza. Lo sento forse un po' più risonante con i single, ma perché hanno questo 3 di spade e questo 2 di coppa al contrario. Però comunque, diciamo che ci si sta lavorando, e comunque parla di contratti di anime. In caso fosse per voi vibrasse di più come una stesa di tipo familiare, può essere che, magari con un cugino lontano o anche con un amico, perché questo guarda le relazioni in generale, ci sia stato un contratto d'anima, quindi quello che è successo, questa sorta di voglia di esplodere, voglia di espansione che si ha e questo cambio che si fa, può essere che sia proprio, dovuto a questo amico, insomma, a questa persona vicino a voi con la quale avete firmato un contratto di, anime. C'è scritto anche accordi. Adesso stavo guardando qui qualche carta di accordo. In realtà non ce l'ho, ho forse un paio di carte che potrebbero parlarmi di accordi e neanche proprio in modo chiaro, quindi però potrebbe essere un accordo di anime. Andiamo a vedere con i gli oracoli dell'universo. Andiamo a vedere che messaggio vi vogliono dare. Ok, qua si tratta di focus, ragazzi. Qui vi dicono che l'energia fluisce dove va la vostra intenzione. Quindi occhio su che cosa focalizzate l'energia, perché se le focalizzate sulle paure è lì che va l'energia, quindi aumentate le paure. E poi abbiamo ok, praticamente dice nel momento in cui voi, diciamo accettate, se vogliamo, le leggi universali, il disegno dell'universo e semplicemente vi lasciate andare, no, vi arrendete, quello è il momento in cui l'universo inizia a lavorare per voi. Qui avete anche la carta del giudizio, quindi c'è qualche tipo di, come vi posso dire, aiuto. Anche qui c'era la carta della fortuna che parla di aiuto divino. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Aspetto i vostri commenti. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, potete fare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!